L'esperienza dell'Europa per me è nata quando ero già abbastanza adulto, quindi essendo nato nel 52 non rammento la dichiarazione Schuman che è del 50 né i trattati di Roma che sono del 57. Ricordo molto bene invece la prima elezione europea, avevo 27 anni e sono rimasto, ero molto entusiasta e sono andato con gioia, ho partecipato con gioia alle elezioni europee e con altrettanta grande gioia, forse maggiore perché ero ancora più grande, la caduta del muro di Berlino. Sì, io ho dei ricordi da bambino, da ragazzino, quando per la prima volta sentivo parlare di Europa e devo essere onesto, da allora mi incuriosiva molto sapere chi era il Benelux, perché c'era Italia, Francia, Germania e ricordo questo Benelux e poi ho scoperto che era Belgio, Lussemburgo e Nederland, cioè l'Olanda. Per cui da questo punto di vista quella è stata la prima esperienza di Europa per me da ragazzino. Poi, vabbè, la prima volta che sono uscito dall'Italia, sono andato nei paesi dell'est, in Polonia, e ho scoperto un altro mondo, un pezzo di Europa. La cosa è continuata con la visita in altri paesi attraverso attività, diciamo, scambi sportivi, quando ancora il muro di Berlino era in piedi, erano soprattutto verso est, con la Romania, con la Cecoslovacchia e con la Germania Est. Poi vabbè, l'Europa l'ho scoperta ancora meglio quando abbiamo sottoscritto come amministrazione comunale un gemellaggio con la Tremblay-en-France, anzi all'epoca era Tremblay-les-Gonesse, una città vicino Parigi, con la quale ci siamo gemellati nel 82 e lì è stata veramente la scoperta di un altro mondo perché negli anni successivi ci sono stati tantissimi scambi e diciamo che la concezione degli altri popoli, degli altri paesi è diventata molto più familiare, diciamo, ci siamo resi conto che in fondo siamo un po' tutti uguali, anche se cambia la lingua, cambiano i colori. Beh, diciamo la foto non la riconosco, nel senso l'ho vista successivamente, all'epoca non ero nato e quindi non posso dire nulla di quello. Posso solo dire appunto che la dichiarazione del ministro Schuman francese, insomma, è stata poi ritenuta uno dei primi elementi di costruzione dell'Unione Europea. I fatti significativi, diciamo, come ho detto, insomma, sono state le prime elezioni, credo, insomma, alla fine degli anni 70, e che furono per la costituzione del Parlamento europeo, insomma, quindi erano una novità importante e partecipammo tutti con molto entusiasmo, insomma, perlomeno all'epoca, entusiasmi che poi forse nell'arco degli anni sono un pochino calati. Per quanto riguarda invece la caduta del muro di Berlino, quello la ricordo molto bene, sia perché avvenne a pochi giorni prima che nascesse la mia terza figlia e poi anche perché diciamo in quel momento c'erano molte speranze, insomma, soprattutto legati allo sviluppo dei paesi del cosiddetto socialismo reale, quindi la perestroica, eccetera, e quindi fu un evento sicuramente che per chi si interessava un po' di politica o comunque di società fu un evento molto importante. Sì, dunque quella foto l'ho vista dai giornali, ma io non posso ricordarla perché avevo appena 3 anni, quindi nel trattato che è stato siglato. E ricordi della giovinezza, il trattato di Roma, sì, c'è un vago ricordo, poi le elezioni europee che sono avvenute, non mi ricordo quando l'anno, però ecco, è stata significativo perché si parlava di queste elezioni, all'inizio non si capiva bene cos'era questa Europa, insomma, ecco. E altri ricordi, per esempio, quello più recente, la caduta del muro di Berlino, che ha significato una grossa importanza per diciamo, riunire l'Europa che era stata diciamo, divisa con i trattati che ci sono stati dopo la seconda guerra mondiale tra Inghilterra, America e i paesi vincitori, insomma. E quindi io sono stato anche lì, quindi ho avuto circa 20 anni dopo. Devo dire che a Berlino c'era un cantiere continuo di opere, c'era la parte vecchia di Berlino, era ancora
molto arretrata, molto fatiscente. Mi ha impressionato questa ripresa dei cantieri di lavori per migliorare la città di Berlino. Ecco. Dunque, i primi ricordi che ho dell'Europa, sinceramente, non è che siano proprio importanti, cioè nel senso, io mi ricordo quando ero ragazzina che si parlava di questa comunità europea e si parlava soprattutto dei favori, chiamiamoli così, che soprattutto in agricoltura, soldi che venivano dati all'agricoltura per lo sviluppo, per cambiare, per diversificare, diciamo, da quello che era stata prima l'agricoltura di prima. Ecco, questi. Dopo il ricordo più diciamo importante è stato la caduta del muro di Berlino. Da allora ho cominciato a ascoltare un po' meglio, a seguire un po' meglio il discorso dell'Europa, anche se devo dire la verità che né i politici né nessuno facevano in modo che la gente si interessasse di questo, e questo è un errore gravissimo.